Siamo di nuovo ai quarti di finale, ce l'abbiamo fatta, 0-0 Porto-Inter, passiamo noi, queste Simo sono le notti da Inter, le notti da vera Inter, quelle che sogniamo, quelle in cui bisogna soffrire fino all'ultimo con gli infortuni, con un arbitro che ci ha fatto infuriare, con poche azioni offensive e con quel pizzico di fortuna che serve anche quella per fare dei risultati storici come questo, perché 12 anni dopo, di nuovo, finalmente siamo tra le prime 8 d'Europa, ci siamo con una partita da Inter, abbiamo messo il cuore nell'azzurro sul campo, quello che ci contraddistingue, e ci abbiamo messo dentro anche qualcosa in più, anche quel soffio che ha spinto quel pallone a toccare prima il palo e poi la traversa, in pieno recupero, a farci veramente saltare per aria le coronarie e tutto il resto. Simo, abbiamo pareggiato, il nostro De Pica Pica che ringraziamo. Cosa sei, Simone? Demone. Ci hanno riportato finalmente tra le prime 8 d'Europa, Simo. Mamma mia, non ho parole, vero? È una partita intensissima, ma intensa in una maniera incredibile. Cioè nel finale, non so, io devo ricordarmela 7 volte quell'azione. Dumfries sulla linea, cross dopo palo, cross dopo traversa. Cioè una roba che non si è mai vista. Mamma mia, io mi aspettavo una gara così. Il mio pronostico era 1-1, ma ti dico la verità, la mia alternativa era 0-0. Però ho detto, vabbè, un gol qualcuno lo fa. Invece per fortuna no. Mamma mia. Questo è l'Inter, cioè questo è il cuore che devi mettere non solo in queste partite, ma sempre. Se noi mettessimo un decimo di questo cuore anche contro lo Spezia, per dire, ne vinceremmo 3 volte di più. Vabbè, non pensiamo a ste cose, siamo ai quarti ed è una serata clamorosa. Ci ripenseremo perché stasera questa è una di quelle partite, cioè è uno 0-0 che ci ricorderemo a lungo, perché questa è una di quelle partite in cui il pre-gara era stato caricato tantissimo, con Seisao che dice che la Serie A è noiosa, loro che pubblicano le foto con la pizza e ci prendono in giro con la pizza e gliel'abbiamo fatta mangiare. Il problema all'ingresso con i tifosi, c'è stato un grossissimo problema, penso che tanti tifosi siano rimasti anche fuori dallo stadio e non siano riusciti ad accedere nonostante avessero pagato il biglietto. Il campo ai limiti della praticabilità, con questo problema che c'era, squadra rognosissima, ruvida, tanti falli, con tanti giocatori che si tuffavano, simulatori, problemi vari. Abbiamo sofferto, abbiamo saputo soffrire, non siamo stati particolarmente brillanti. All'inizio pensavo che l'Inter volesse gestire un po' le energie, poi in realtà non siamo mai venuti fuori in maniera brillante in tutta questa partita, però c'era da dire, Simo, che arrivavamo in delle condizioni fisiche oggi veramente ai limiti, con Skriniar che rientrava, è andato in panchina ed è entrato solo a gara in corso perché prima Di Marco non aveva i 90 minuti nelle gambe, lo abbiamo visto, ed è dovuto uscire. I problemi fisici per Darmian, che ha fatto una partita monumentale. Darmian lì si prende il cartellino giallo all'inizio ma poi regge la grandissima, con un Dumfries così ma che fa poi l'intervento decisivo, e lo dobbiamo dire assolutamente. I problemi per Bastoni, si è fatto male pure Bastoni, Dumfries stesso che aveva avuto quel problema fisico. È stata veramente una battaglia, però queste sono le grandi notti di Champions che ci piacciono, mentre ringrazio anche Riccardo Innocente. Grazie di cuore, con l'urlo amala nella gioia e nel dolore. Sono quelle notti dove giochi di cuore fondamentalmente, perché poi non è un caso che uno dei peggiori nella stagione come Dumfries ti fa il salvataggio con cui passi il turno, perché la prima di queste 3 azioni incredibili dove il Porto va tanto così dal gol è quella. Non so se Lionana ci sarebbe arrivato, e Dumfries mette il piedone sulla linea e salva. D'Ambrosio entra in campo in una posizione non sua sulla sinistra, 2-3 palloni che gli arrivano vicini, li recupera, si prende un fallo. Cioè sono proprio quelle partite da Inter dove giochi veramente con il cuore. Quest'anno l'abbiamo vista col Barcellona all'andata e col Barcellona al ritorno, che infatti sono stati 2 risultati positivi. E stasera uscire dal Do Dragao così, secondo me, è sinonimo di squadra tosta. Poi questo purtroppo sappiamo, adesso non vado neanche a sperare, cioè sappiamo già che non vedremo sempre questa Inter, l'abbiamo capito. Però intanto siamo ai quarti, vediamo cosa ci riserva il sorteggio, io voglio evitarne solo una, ne parleremo. Però sono veramente quelle notti che sono strepitose, cioè queste sono le notti che ti ricordi, anche se è uno 0-0 senza gol, di stanotte non ti dimentichi di sicuro. Decisamente no. Siamo
La seconda italiana che strappa il pass per i quarti di finale. Domani vediamo che succede col Napoli. Venerdì, lo ricordiamo, i sorteggi li seguiremo ovviamente in diretta qui sui nostri canali. Grazie mille al nostro Armando, che tra pochissimo leggiamo anche il commento della super chat del nostro mitico Armando. Simo, su questa partita oggettivamente non è stata una partita spettacolare, diciamo. Se fosse uno spot per il calcio, per qualcuno che non conosce questo sport, diventa difficile promuoverlo. Noi da interisti siamo stati trasportati, queste sono le partite sporche che piacciono a me, contro squadre che hanno provato anche a provocarci, e noi abbiamo tenuto, abbiamo retto, abbiamo rinunciato a giocare. Oggi abbiamo cambiato atteggiamento rispetto a quello che siamo soliti vedere. Non è stata un Inter, l'Inter ha rinunciato a tenere il pallone. Sapevamo che loro avrebbero fatto girare molto il pallone con pazienza, li abbiamo fatti giocare, li abbiamo fatti sfogare, non hanno mai alzato il ritmo se non con la forza della disperazione nel finale. Altrimenti io devo dire che qualcosa hanno creato anche prima, ma allo stesso tempo non ho avuto mai la sensazione concreta di poter rischiare, se non nell'assalto finale, dove è successo un po' di tutto, perché loro davanti hanno tanti giocatori tecnici bravi e di pericoli ne hanno creati. Noi dovevamo far meglio un'unica cosa: le ripartenze ne abbiamo avute diverse, non le abbiamo sfruttate. Resta un po' il rammarico di questo, perché gli spazi per far male c'erano, gli spazi per andare ad attaccare e chiudere magari anche un po' prima il discorso c'erano, e invece abbiamo dovuto lottare e sudare fino all'ultimo. Quella di stasera però è una partita che ci dà nuove certezze, forse può mettere ancora più benzina nel serbatoio dell'Inter. Dobbiamo stare attenti adesso a gestire le motivazioni. Già alla prossima c'è una partita difficilissima contro la Juventus, con tanti infortunati, tanti problemi. Vedremo quelli che saranno poi i bollettini che arriveranno dopo questa partita, però intanto godiamoci questa serata. E parlando di singoli, Simo, quella di stasera secondo me è una serata che probabilmente, adesso magari verremo smentiti subito, però Onana lo comincia già a mettere ad un livello nettamente importante. Stasera Onana ci sono tanti dei suoi guantoni su questa partita. Non dovrebbe neanche essere un tema, ma purtroppo, e qui bisogna dirlo, è Inzaghi che lo ha reso tale, scegliendo di fare turnover sui portieri. Però sono questioni di dettagli, cioè a volte perdi le partite o le vinci anche per questo. Onana è un grande portiere, l'ho sempre detto, non è di sicuro un portiere perfetto, però sicuramente ci sono i suoi guantoni su queste vittorie. Ma sul discorso della qualità del gioco, parte il fatto che, cioè, davanti a questo risultato non me ne frega niente della partita che ha giocato l'Inter. Cioè io vorrei vedere chi oggi va a fare polemica sulla qualità della partita dell'Inter dopo che passi il turno. Cioè il calcio è fatto anche di partite come questa, dove se prendi gol al 94esimo e poi magari esci, allora lì ti arriva la critica sul fatto che hai giocato malissimo 95 minuti di nulla. Non lo prendi, giustamente ricordi la gara come una gara eroica, ma non è, cioè, per quanto possa sembrare un controsenso, di base ci sta, perché il calcio è fatto anche di questo. Evidentemente oggi l'Inter non aveva modo, non aveva la forza, non lo so, di fare la sua solita partita, e secondo me alla fine ha fatto la sua partita onesta in difesa, come hai detto tu peraltro fino al 90esimo rischiando poco, perché per quello che c'era stato presentato il Dodragao e il Porto ci si poteva aspettare qualcosa di più, invece fino a quella tripla occasione al finale poca roba fondamentalmente di veramente concreto, e passiamo il turno. Cioè lo faceva Mourinho con quello squadrone incredibile, perché non possiamo farlo noi oggi chiudendo la partita con D'Ambrosio, e cioè nel senso mi sembra più che legittimo, e ci teniamo sta cacchio di qualificazione clamorosa. Ci sta anche del riconoscere i nostri limiti, soprattutto in trasferta, e adattarsi di conseguenza. E a me, ecco, rimane stasera una sensazione di un attacco un po' sterile, nel senso che Sì. adesso, entrando tra le prime 8, dovremo fare inevitabilmente un passo in avanti. Con un'altra prestazione così tra le prime 8 si va sicuramente in sofferenza. Però intanto oggi bisognava ottenere questo, bisognava scavallare da un periodo difficile, e questo è un passaggio del turno importantissimo, importantissimo per il morale, dal punto di vista economico, per il ranking, perché l'Inter con questo passaggio del turno blinda o quasi la seconda fascia in vista della prossima Champions, e per l'abitudine a stare a questi livelli. Dall'altra parte c'è un Porto che per valori tecnici come singoli più o meno secondo me eravamo lì.
come singoli. A livello di esperienza loro hanno più esperienza a questi livelli, hanno già fatto fuori tutte le italiane nell'ultimo decennio. L'Inter è la prima italiana di fatto a buttar fuori finalmente questo Porto che ha sempre messo in difficoltà tutti, ed era una squadra dove era un'insidia, era fortemente un'insidia. Si partiva in maniera quasi al 50-50. Il campo, diciamo che ha di nuovo dimostrato che c'era un grande equilibrio in un campo difficile. Siamo riusciti a tenere e siamo passati. Col tempo ritorneranno magari gli infortunati, la condizione fisica, adesso c'è tempo per ripreparare la prossima. Chi ha criticato Dumfries, scrive Brancaleone le crociate, Inzaghi si deve vergognare, non l'ho capito il commento, per chi ha criticato Dumfries credo si dica. Riccardo Innocente dice un Lukaku che vale 16 milioni. Riccardo, intanto col suo gol dell'andata Simo, Lukaku porta l'Inter agli ottavi. Lukaku, ecco, per chiudere Simo, Lukaku è entrato bene secondo me nella seconda parte, e D'Ambrosio ha fatto un ingresso perfetto. Incredibile Danilo, veramente perfetto. No, Lukaku col gol dell'andata si è ripagato fondamentalmente, perché i soldi che incassi dai passaggi ai quarti sono il costo rosa, il costo bilancio di Lukaku, ma a parte le battute. Sì, sicuramente oggi attacco sterile, e infatti io credo anche che Inzaghi in qualche modo avesse preparato una partita difensiva, ma non dicendo mi difendo e basta, e come va. Secondo me c'era anche un'idea di ripartenze che però non sono venute fuori. Uno, perché Dzeko mi sembra veramente KO in questo momento, anche stasera per me è stato negativo, e due, perché anche il Porto comunque è riuscito a contrattaccare bene. Sul discorso del Porto magari è un'impressione mia, però io ho visto un Porto veramente tranquillo nel modo di attaccare fino alla fine. L'Inter quando deve recuperare spesso la vedi frenetica, la vedi ansiosa. Loro io non ho avuto questa percezione, poi magari non era così, però non ho avuto questa percezione. E questo appunto dà anche la misura dell'abitudine comunque di una squadra che insomma non è che sia mai arrivata recentemente in semifinali o finali, però è un'abitudine in Champions League, e quindi è un bellissimo risultato questo. Non abbiamo eliminato il Manchester City, però per un Inter che non arrivava ai quarti da più di 10 anni abbiamo fatto un grandissimo risultato, per come la vedo io. Migliore in campo, hai detto bene Lukaku, hai detto bene D'Ambrosio, se lo giocano Çalhanoğlu e Darmian, perché sono stati due, forse Darmian perché c'è anche l'aggiunta dei crampi che lo rende ancora più eroico, ma anche Çalhanoğlu, ragazzi, e ovviamente Onana, perché nel finale fa dei miracoli in qualche modo. Chiudiamo qui la nostra clip. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Nelle prossime ore troverete poi le pagelle sul nostro profilo, troverete poi live, contenuti, approfondimenti e molto molto altro ancora, quindi mi raccomando iscrivetevi, seguiteci, e se vi va entrate nel nostro club www.passioninter.club per sostenere il nostro progetto ed entrare a far parte della nostra splendida community di veri interisti.